Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Suerte, se cresci ancora un po' non ci stai più sul tavolo. Mi sa che abbiamo esagerato con l'energia. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Con i tarocchi interattivi di oggi andiamo a vedere cosa c'è a un passo da te. Quindi qualcosa di immediato e lo vediamo anche con questo nuovo mazzo che mi è stato regalato per il mio compleanno. In più, a fine lettura rispondo anche con gli arcani maggiori ad una tua domanda sì o no. Subito dopo la sigla, scegli a distinto uno dei tre mazzi e vediamo cosa c'è a un passo da te. Cuoricini, cuoricine? Stavolta non lo dico. Visto che è il mio compleanno, scrivimelo tu nei commenti. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo interattivo dal titolo È un passo da te e vediamo con i tarocchi cosa c'è a un passo da te. Sai che è un interattivo come tale va considerato, se non fa riferimento o non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo la chiave che apre e chiude porte. Per la variante numero 2 il quarzo rosa che simboleggia le emozioni. E per ultimo, ma non meno importante, la variante numero 3 con il lapislazzuli che rappresenta la saggezza. Focalizzati bene su uno dei tre mazzi oppure sugli oggettini come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo con i tarocchi cosa c'è a un passo da te. Chiave, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è un passo da te. Prima però voglio parlare di te, lo faccio con questi mazzi e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 39 e il 275. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti indicano distinguere tra bene e male. Probabilmente ti stai trovando in una situazione dove è necessario proprio questo, la capacità di distinguere tra bene e male. Numeri 39 e 275. Vai a cercare, adesso vediamo chi sei tu, chiave, lo faccio con questo mazzo. Vediamo chi è la chiave, mi connetto con la tua energia. Chiave, sei di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario, ma potresti anche essere di un segno di fuoco, un ariete leone sagittario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Chiave, tu sei un qualcuno che in questo momento sta vivendo una situazione pesante o impegnativa rispetto al rapporto che potresti avere con una persona o più persone che ci sono in questo momento nella tua vita. Quindi ti vedo un po' in difficoltà nel gestire un determinato rapporto o più rapporti con persone che fanno parte della tua quotidianità in questo momento. Tu potresti essere una persona sola, ma non per questo incapace di gestire proprio da sola quello che potrebbe essere questa situazione che in questo momento potresti considerare un po' pesante. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere di te. Per la chiave. Qua mi stanno dicendo che si ricollega molto a quello che abbiamo visto all'inizio, dove ti dicevano distinguere tra bene e male. Ed è molto probabile che tu sia riuscita o riuscito a fare questo, quindi hai molto più chiaro quello che potrebbe essere il discorso nei confronti di una persona o più persone e ti dà la possibilità di andare a superare eventuali dubbi con questa persona o potrebbero essere anche più persone. E questo è quello che mi hanno fatto vedere. Sai, mi viene in mente una frase che dice: le cose non cambiano, siamo noi che cambiamo.
e probabilmente potresti essere tu che sei cambiata o cambiato. Vediamo cosa mi fanno vedere ancora di te e poi vado a dirti cosa c'è previsto. Qui mi indicano che nella tua vita c'è una persona con i capelli chiari, potresti anche essere tu con i capelli chiari, che ti vuole bene e ha dei sentimenti per te, con la quale ci vedo una bella continuità, nonché l'andare ad ufficializzare un qualcosa con questa persona, se non un rapporto. Quindi qua ci sono dei sentimenti ricambiati. Se parliamo appunto di un qualcuno che stai frequentando, mi indicano l'ufficializzazione di un rapporto e anche con grande soddisfazione per entrambi, mi fanno vedere. Potrebbe essere anche un qualcuno con il quale stai per aprire un'attività o vuoi farlo, e mi chiude con una ruota imperatrice e papa. Qui non manca proprio niente, Chiave, anche perché mi viene in mente questa cosa da dirti, che chi non ha bisogno di niente non è mai povero, e lo diceva Voltaire. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso con quest'altro mazzo vado a dirti cosa c'è a un passo da te. Vediamo per la chiave. Chiave qua mi fanno vedere che a un passo da te si prospetta la chiusura con una situazione che in passato potrebbe averti causato del malcontento. Parlo di passato perché ho questo 6 di coppe e il malcontento ce lo vedo nel 7 di spade, e con questa torre va a terminare questo periodo dove probabilmente potresti aver avuto una sorta di speranza che qualcosa potesse cambiare, ma come ti ho già detto prima, le cose non cambiano, siamo noi che cambiamo. Quindi a un passo da te si prospetta questa chiusura per lasciare spazio ad un qualcosa dove tu puoi sentirti più te stessa o te stesso. Parlo anche del rapporto con una persona, potrebbe essere, oppure se parliamo di lavoro o di realizzazione personale, qui indicano che si va a trovare con questa carta del mondo un po' una dimensione in un qualcosa che andrai a cominciare. Parlo nel breve, quindi proprio ad un passo da te, andrai a trovare un po' la tua dimensione, anche se vogliamo energeticamente parlando, dove prima sentivi che potevano esserci delle mancanze nei tuoi confronti. A un passo da te c'è la possibilità di sentirti veramente completa in una situazione o con un qualcuno. Mi chiude con la carta del mondo, e questo è quello che è a un passo da te, ma prevede prima una chiusura. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda per la chiave, vediamo cosa ti dicono. Per la chiave cosa ci rispondono? Stelle, temperanza ed eremita. Allora, qui la risposta è un sì, però pare sia previsto un tempo d'attesa, come se le carte ti dicessero è un sì, ma non può essere subito. Sai, vedendo questa carta delle stelle e questa carta dell'eremita, mi viene in mente anche questa frase da dirti, che dice: chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. E questo lo diceva Jung. Penso che possa far riferimento a questa domanda che tu hai fatto, e dove la risposta per me è un sì, da quello che vedo. Vedi, abbiamo anche un'imperatrice, assolutamente un sì. E questo era per te, chiave. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Quarzo rosa, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è a un passo da te. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi
A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. C'è uscita questa carta che parla di amore incondizionato e i tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 12 e 80. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare e tu potresti essere una persona che sta sperimentando in questo momento l'amore incondizionato, questo tipo di sentimento molto importante, numeri 12 e 80. Vediamo chi sei tu. Lo faccio con questo mazzo. Vediamo chi è il quarzo rosa. Quarzo rosa, sei di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, ma potresti anche essere di un segno di terra, un toro, capricorno, vergine, o avere l'ascendente in uno di questi segni. Quarzo rosa, non a caso ci parlavano di amore incondizionato, perché qua con questo re di coppe, asso di denari e 2 di coppe, io vedo che in questo momento potresti essere innamorata o innamorato di un qualcuno, dove però la relazione potrebbe stentare a decollare. Quindi qui stanno parlando di un amore ricambiato, però pare che questa relazione stenti a decollare. Potrebbero anche esserci delle difficoltà in essere, perché con questa carta dell'appeso mi fa pensare quello. Per te ci parlano assolutamente di sentimenti. Adesso vediamo cosa mi dicono ancora di te. Sentimenti peraltro ricambiati da parte di un qualcuno, eh? Qui, con questo 7 di coppe, io ci vedo anche una relazione che ti stai vivendo in maniera un po' platonica. Nonostante di recente possa esserci stato un invito, io vedo però che questa persona potrebbe essere un qualcuno distante da te, quindi una persona non della tua città, la vedo più giovane di te, tra l'altro, e potrebbe essere un qualcuno con i capelli scuri, occhi scuri, mi fanno vedere, nonostante l'invito, nonostante un incontro, è rimasto tutto un po' così. C'è bisogno di alimentare questo rapporto, magari in una maniera anche diversa. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere di te. Qui mi indicano che ti stai rapportando probabilmente con una persona non completamente libera, o potresti essere tu non completamente libero o libera in questo momento. C'è una situazione qua del passato che è necessario definire per riuscire a vivere come sarebbe giusto che fosse questo rapporto con una persona conosciuta di recente, oppure potrebbe già essere una conoscenza di lunga data, però è necessario andare a definire o chiudere con un'altra situazione. Questo è quello che mi hanno fatto vedere di te, un po' quello che potrebbe essere la tua situazione. E adesso con quest'altro mazzo vado a dirti cosa c'è a un passo da te. Vediamo, Per il quarzo rosa, cosa c'è a un passo da te?
Qua mi fanno vedere che a un passo da te c'è bisogno di un cambio repentino e proprio radicale, di una situazione, che stai vivendo e che così potrebbe non essere, ciò che vuoi tu, ed è un qualcosa che va già avanti da tempo. È possibile che si stia parlando del rapporto con una persona, perché questo è un interattivo e va un po' contestualizzato, potrebbe anche essere un qualcos'altro, però ho un asso di spade, un asso di bastoni, nonché una torre e un fante di spade qua. A un passo da te io ci vedo l'esigenza di dover cambiare un qualcosa o più cose in essere. Mi viene in mente anche questa frase che diceva: la felicità è un mosaico fatto di piccoli pezzi. E allora nel tuo caso potrebbe trattarsi di piccoli cambiamenti nel tempo. E questo è quello che c'è ad un passo da te. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo per il quarzo rosa. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti rispondono. Per il quarzo rosa. Luna, morte e innamorati. Allora, qui la risposta potrebbe essere un no e ti spiego il perché. Ti stanno dicendo che probabilmente c'è una situazione dove assolutamente è necessario che tu scelga per andare a cambiare un qualcosa, così non va bene. Ciò che tu hai pensato va assolutamente cambiato, perché a mio avviso potresti incappare in una scelta sbagliata. Quindi qui per me la risposta è un no. Rivaluta quello che potrebbe essere questa cosa che hai chiesto, scegliendo un'alternativa. Comunque la risposta è un no. E questo è quello che mi hanno detto per te, quarzo rosa. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Lapislazzuli, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa c'è a un passo da te. Prima però voglio parlare di te. Lo faccio con questi mazzi. E a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Adesso vediamo chi sei tu, mi connetto con la tua energia. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 3 e il 79. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qua ti parlano di affrontare prove, forza e sicurezza. È come se tu in questo momento fossi, diciamo, in procinto di dover affrontare determinate prove che richiedono forza e sicurezza da parte tua. Quindi numeri 3 e 79, vai a cercarli perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio per te. Adesso vediamo chi sei tu. Lapislazzuli, lo faccio con questo mazzo. Vediamo chi è Lapislazzuli. Lapislazzuli, sei di un segno di fuoco, un Ariete, Leone, Sagittario, ma potresti anche essere di un segno d'aria, un Gemelli, Bilancia, Acquario o avere l'ascendente in uno di questi segni. Lapislazzuli, qua mi stanno dicendo di te che tu sei un qualcuno collegato in qualche modo con il mondo della spiritualità, una persona che si ritrova a sperimentare delle premonizioni rispetto delle situazioni che poi puntualmente si verificano nella tua vita. Diciamo che hai questo valore aggiunto, nonché potresti anche lavorare in questo settore perché hai delle capacità da non sottovalutare. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere di te.
Qua mi dicono che in questo momento sei in procinto di agire o di muoverti rispetto ad una situazione o un qualcuno, intendo, c'è una situazione, se vogliamo, che stai tenendo d'occhio e probabilmente potrebbe essere il vedere che una cosa, diciamo, non volge a tuo favore e cercare di farla diventare tale nel rapporto con un qualcuno piuttosto che in un'altra cosa, può anche essere nel lavoro, per farti capire, portare il cambiamento in una situazione per far sì che poi le cose si predispongano a tuo favore. E potresti averlo fatto adesso, può essere nei sentimenti, può essere nel lavoro, un'azione importante che è partita da te. E con un fante di spade mi viene anche da dirti che conta quello che si fa e non quello che si dice. E tu qui, in questo momento, hai proprio fatto un qualcosa. Adesso vediamo cosa riesco ancora a dirti. Mm. Penso che possa trattarsi di un qualcosa che riguarda la sfera più lavorativa, può essere l'inizio di un nuovo lavoro o comunque guardarsi intorno per andare ad iniziare un qualcosa di nuovo in ambito lavorativo. Ti vedo in fase di evoluzione, probabilmente la situazione attuale non ti piace e stai cercando in qualche modo di trovare un qualcosa che possa andare a sostituire o il lavoro che stai facendo oppure abbinare un lavoro parallelamente a ciò che tu fai già. Ti sto parlando sostanzialmente di 2 lavori e mi fanno vedere questo e lo stai facendo in questo momento, quindi modificare il lavoro attuale o abbinare a questo lavoro un secondo lavoro. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso vado a dirti cosa c'è a un passo da te, lo facciamo con questo mazzo, vediamo cosa ti dicono per il lapislazzuli. Mm. Qui cosa c'è a un passo da te? Io ci vedo la proposta di un qualcuno che tu, insomma, sotto certi aspetti già immaginavi che potesse arrivare, e ti sto parlando probabilmente di un segno d'acqua, un cancro, scorpione, pesci, non per tutti, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va un po' contestualizzato, ma indicano l'offerta, una proposta per andare a fare un qualcosa che ti dà una gran bella soddisfazione. Potrebbe anche essere la firma di un contratto nel lavoro o nella professione, un'offerta, una proposta in essere, mi fanno vedere. Ci vedo anche a un passo da te che dovrai andare sotto certi aspetti a proteggere o difendere questo qualcosa che tu ti sei conquistata o conquistato, quindi a discapito di invidie, gelosie e via dicendo, probabilmente conviene non parlare troppo in giro di questa cosa perché potrebbe innescare gelosie di una persona o più persone che ti circondano. Nella fattispecie, se si tratta di una persona, potrebbe anche essere di un segno d'aria, un gemelli bilancia acquario. Io ci vedo gelosie per questa piccola grande fortuna che è a un passo da te e che appunto andrebbe sotto certi aspetti protetta, o comunque non condividere questa cosa con troppe persone perché potrebbe essere controproducente. E questo è un passo da te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Vediamo cosa ti rispondono per il lapislazzuli. Pensa a questa domanda e vediamo. Per il lapislazzuli
Matto, imperatore e innamorati. Qui la risposta è un sì. Se hai chiesto per un qualcuno nei sentimenti, è necessario avere un po' di iniziativa. Se invece la tua domanda fa riferimento ad un'altra situazione, stanno parlando dell'intraprendenza nell'andare a fare una determinata cosa per portare una certezza nella tua vita. È una certezza molto piacevole, può essere nei sentimenti, può essere nel tuo lavoro, questo lo sai tu, però la risposta è un sì. E questo è quello che mi hanno fatto vedere per te, lapislazzuli. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. E con oggi abbiamo finito, vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!